Ciao, oggi presento la videoricetta dei biscotti al cioccolato e liquirizia. È un biscotto particolare perché all'interno rimane morbido, quindi molto gustoso. E inoltre il sapore di liquirizia e il cioccolato sciolto rendono ancora più buono e gustoso questo biscotto. Quindi sigla, ingredienti e videoricetta. A tra poco! Gli ingredienti sono farina debole, zucchero semolato, zucchero di canna, burro, mascarpone, uovo intero, cacao amaro in polvere, lievito in polvere, pizzico di sale, cioccolato fondente al 72% di cacao tagliato a pezzi grossi, oppure in sostituzione cioccolato bianco o cioccolato al latte. Come aroma liquirizia amaro in polvere, che ho preparato utilizzando le classiche caramelle di liquirizia, quelle dure e amare. Per renderle più dure le ho congelate e poi tritate con robo da cucina. Oppure pestate al mortaio, è un'operazione un po' più complicata, però si può fare tranquillamente. E come ultimo ingrediente abbondante zucchero a velo, che utilizzerò per ricoprire la superficie di biscotti prima della cottura. Come prima cosa unisco nella planetaria lo zucchero semolato, zucchero di canna, un pizzico di sale, burro, il mascarpone e mezzo cucchiaino di liquirizia amara. E con l'utilizzo dell'utensile a foglia lascio amalgamare gli ingredienti per un paio di minuti. Nel frattempo setaccio assieme il cacao con il lievito e la farina. Perfetto. Trascorsi 2 minuti aggiungo l'uovo intero. Fermo e pulisco i bordi. Lascio girare ancora un po'. Poi aggiungo le farine che ho setacciato in precedenza. Fermo e pulisco ancora il bordo. Quindi aggiungo il cioccolato. Una volta amalgamato tutti gli ingredienti, il composto è pronto. Lo verso su un foglio di carta da forno e lo appiattisco aiutandomi con un altro foglio. Gli do uno spessore di 1,5 cm, 2. Volendo ci si può aiutare con l'aiuto di un mattarello, in questo modo. Posiziono su un vassoio e lo lascio rapprendere 30 minuti, un'ora in frigorifero. Trascorsi 30 minuti il composto si è rappreso, poi dipende anche dalla potenza del vostro frigo. Lo libero dalla carta. Con il coltello taglio tenendo dei quadrati. Prendo una teglia piccola dove ho posizionato un foglio di carta da forno e lo zucchero a velo. Poi prendo un quadrato e lavorandolo con le mani formo una pallina. In questo modo. Poi la passo nello zucchero a velo e proseguo con gli altri. Per essere più precisi si può utilizzare una bilancia, quindi si pesano uno alla volta i biscotti, in questo caso sono di circa 28-30 grammi,
e poi si aggiunge o si toglie un pezzetto di composto per arrivare al peso desiderato. Se sono ancora ben freddi faccio un altro passaggio, altrimenti li posiziono a riposare in frigo per 10 minuti e poi faccio il secondo passaggio. In questo caso sono ancora abbastanza duri, quindi riesco a fare anche il secondo passaggio subito. Perfetto, i biscotti sono pronti. Prima della cottura lascio riposare le palline nel frigorifero o meglio ancora nel congelatore per almeno un'ora. Questo perché poi dopo durante la cottura i biscotti manterranno una forma più arrotondata e quindi più carina da vedere. Inoltre lascio scoperto il vassoio per far asciugare la superficie. In questo modo si formerà una crosticina che poi in cottura formerà le classiche crepe caratteristiche di questo biscotto. Se volete potete provare anche la versione con il tè matcha giapponese, il tè verde tradizionale giapponese, veramente fantastici. Praticamente occorre solo sostituire il cioccolato bianco con il cioccolato fondente con il cioccolato bianco, cacao amaro in polvere e la liquirizia con 10-15 grammi di tè verde in polvere. Una volta freddi o meglio ancora, come ho detto, congelati, posizioni i biscotti sulla teglia con la carta da forno, lasciandoli abbastanza larghi, quindi distanti uno dall'altro perché poi in cottura cresceranno. Quindi sono pronti per la cottura. Li cuocerò in forno statico a 170-180 gradi per 15 minuti circa. E poi i tempi variano in base alla grandezza del biscotto. Per chi usa forni professionali, quindi ha la possibilità del controllo dell'umidità, i primi 5 minuti con valvola chiusa e poi si prosegue con la valvola aperta. Trascorsi 15 minuti, i biscotti, come si vede, sono cotti. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, provatela e poi ditemi come vi sembra. Grazie, alla prossima ricetta, ciao!